Amici grigliocentrici, sono le 18, ci meritiamo un drink e già che ci siamo parliamo anche un po' di barbecue durante aperitivo in griglia. Faccio ormai docenza da quanto? 15, 16 anni ormai. E sapete qual è la cosa più difficile, l'ostacolo più duro? Correggere i falsi miti sul barbecue che 4 deficienti 4 mettono in testa alle persone. Ammazza ragazzi quanto passa il tempo. Fammi tirare un sorso, va. Se anche a te è capitato di sentirne o che in passato alcuni di questi ti abbiano messo in confusione, durante la puntata di oggi ci divertiamo insieme a smontarne qualcuno. Un paio di questi poi in particolare sono davvero radicati. Siamo all'inizio dell'estate, lo conosci il cliché, no? La parola barbecue sta iniziando a diventare virale e i media puntuali come un orologio decidono ovviamente di cavalcarla. Come? Andando dal personaggio pubblico, dal cuoco o dall'influencer di turno per chiedergli cosa. I 10 consigli per l'estate. Risultato? Una serie di puttanate inenarrabili. Poi dici che in rete c'è confusione, che uno dice una cosa e uno ne dice un'altra. Ma ci credo. Il problema è a chi lo chiedono, al personaggio popolare, al cuoco palestrato, all'assaggiatore di panini, o se proprio va di culo a uno che magari il cuoco lo fa anche per davvero, ma che la griglia l'avrà accesa forse una volta in vita sua. E no, mi dispiace, non è la stessa cosa in pieno cottura. Ma francamente, ma tu hai mai visto uno che fa il cuoco che può permettersi di andare 5-6 ore al giorno a farsi un fisico come Schwarzenegger? Bah. Ora, non so voi, ma io sono personalmente stufo di sentire queste castronerie. E allora facciamo un gioco insieme. Prendiamo i 10 falsi consigli più gettonati e sentiti ogni sacrosanto inizio d'estate. Smontiamo su ciascuno il giocattolo per vedere come funziona e dimostriamo perché è una stupidata colossale. Colpito bersaglio, uno per uno, fino a quando non riusciremo a fare finalmente un po' di chiarezza. Io sono Marco Agostini ed è esattamente quello che andremo a fare durante l'aperitivo di oggi. È doveroso premettere che in realtà le vaccate sarebbero potute essere ben più di 10, ma ho voluto concentrarmi su quelle meno controbattute e argomentate in rete. Per capirci che il calore delle braci non debba essere alle fiamme dell'inferno, o il fatto di non bucare le salsicce o simili, credo che siano argomenti che siano già stati abbondantemente smontati in passato. E se hai ulteriori dubbi in merito, il miglior consiglio che ti posso dare è quello di scaricarti subito il mio corso gratuito Barbecue Easy Start. Quasi 4 ore di informazioni che cambieranno per sempre il tuo risultato barbecue e soprattutto che non ti costano un centesimo. Oggi invece volevo concentrarmi maggiormente su quelle vaccate che sono sì diffusissime, ma sulle quali, chissà poi perché, è sempre stato detto di meno. Partiamo dai grandissimi classici. Consiglio vaccata numero 1. Aggiungi un cubetto di ghiaccio sull'hamburger per evitare che si gonfi al centro, che si trasformi in una polpetta. Qui poi si aggiunge la variante folcloristica di quelli che millantano la capacità del ghiaccio di generare vapore in cottura, mantenendo così la carne più succosa che dire. E certo, io non vedo l'ora di fare una grigliata per poter cuocere la mia carne a vapore, è il mio sogno. Vabbè, non commento neanche, dai. Proviamo a sforzarci di capire perché mai uno dovrebbe dare un consiglio del genere. Allora, il calore di irraggiamento e di conduzione contraggono le fibre, le quali, essendo carne macinata e non avendo una forma propria, trovano facile sfogo al centro e il patti si gonfia. Se però mantieni fredda la carne con un cubetto di ghiaccio, non possono contrarsi. E nel frattempo le restanti azioni di calore portano comunque le proteine a denaturare, avanzando lo stato di cottura. Poi hai voglia di dire che ti escono bolliti. In generale è un po' come tutte le cose che non si riescono a comprendere, un po' come gli antichi che attribuivano alla grandine la collera divina. Si cerca sempre una cura al sintomo più che al male che l'ha generato. In realtà bisognerebbe chiedersi perché avviene questa reazione per capire come evitarla. E le cause possibili sono essenzialmente 4. Per il macinato sono stati utilizzati tagli eccessivamente ricchi di connettivo, magari anche con membrane o tendini, specie se l'hamburger è stato acquistato e non realizzato in casa. E o contiene una percentuale troppo bassa di grasso.
perché va bene la linea, ma è come fare una torta senza il burro. Oppure, terzo motivo, è troppo cotto. Qui puoi trovare i riferimenti in termini di temperatura sui gradi di cottura che poi sono gli stessi della bistecca e che possono andare dal sangue al ben cotto. E sta bene che l'hamburger sarà molto più vicino al medium well o al well done, ma non oltre però. Oppure ancora, infine, la temperatura di esercizio era troppo elevata. Ricordiamolo insieme dal corso Barbecue Easy Start. Quale temperatura è consigliabile per gli alimenti tendenzialmente grassi? Moderata. In questo caso la soluzione quale potrà mai essere? Utilizza una temperatura di esercizio idonea, cuoci gli hamburger correttamente, fino al giusto grado di cottura e acquista hamburger di qualità leggermente superiore, o meglio ancora se deciderai di fartene in casa, che è tutta un'altra cosa. In questo articolo del blog, se lo vorrai, ti spiego come fare. Consiglio vaccata numero 2. Aggiungi un rametto di rosmarino in griglia perché così il fumo aromatico si trasferisce alla carne, di cui una meravigliosa variante è: usa il rosmarino come un pennello per passare olio sulla carne, così le insaporisci. Qui siamo nel pieno dell'effetto placebo. Come è fatta una foglia di rosmarino? È un corpo vegetale sulla cui superficie ci sono delle piccole vescicole che contengono gli aromi essenziali custodi del profumo di rosmarino che tutti conosciamo ed amiamo. Se freghi il rosmarino lo puoi sentire anche tu che l'aroma sprigionato diventa notevolmente più intenso. Le vescicole si rompono e l'olio essenziale si libera. In altre parole, è una tipica aromatizzazione per contatto. Ora, prima cosa, immagina delle molecole delicate come quelle aromatiche degli oli essenziali, sottoposte ad una temperatura di 300 gradi o magari oltre. Cosa ne può rimanere? E seconda cosa, questa idea che due alimenti affiancati in griglia possano scambiarsi le percezioni aromatiche come fossimo in una seduta spiritica, credo che sia stato smentito anche su Topolino. Oh, lo ricordo, siamo nel 2026, eh? La soluzione è corretta. Se lo scopo è quello di trasferire sapori e aromi di rosmarino al cibo, fallo sfruttando lo strumento corretto, ossia la marinata. Sfrega su un tagliere il rametto di rosmarino e aggiungi i restanti ingredienti della marinata, meglio ancora se è trasferito per infusione a caldo. Nel caso fossi interessato, su questo articolo del blog trovi parecchie indicazioni in merito e anche qualche ricetta. Consiglio vaccata numero 3. Aggiungi un mattone rivestito di stagnola sopra il pollo per ottenere una cottura più omogenea. Questa per fortuna è un po' âgée, inizio a vederla sempre più di rado in giro, nei social o comunque nella comunicazione in genere. In questo caso il senso quale dovrebbe essere? E qui siamo onestamente un po' borderline nella dicotomia sintomo-causa di cui parlavo prima. Il mattone accumula calore, specie se rivestito di stagnola che lo conduce molto bene, e a sua volta lo trasferisce alla carne sottostante. Ma in più il mattone è pesante, quindi la schiaccia. Morale, che succede? Che il peso fa uscire i liquidi dalla carne e, come sappiamo ormai abbondantemente, l'acqua, i liquidi, gli umori sono degli ostacoli all'innalzamento della temperatura interna. A questo aggiungi poi che il mattone accumula calore, ma lo fa in senso opposto a quello dell'irraggiamento diretto da parte delle braci e quindi in questo senso la propagazione è più omogenea. In altre parole, è un modo per non avere il pollo crudo. Il risultato però invece qual è? Che ottieni un pollo sì cotto, ma asciutto, ossia esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere la cucina barbecue. Ma adesso ditemi l'assurdo: se non impari a cucinare e grigli alla come viene viene ti esce il pollo crudo. Così, pur di continuare a grigliare a capocchia, cerchi il mattone o qualsiasi altro trucco del mago che lo faccia lui per te. Ma imparare a grigliare davvero, no? Questo è esattamente lo stesso motivo per cui il pollo intero viene schiacciato a libro o a farfalla a seconda che lo si apra dallo sterno o dalla schiena, il famoso pollo alla diavola per intenderci, per avere la speranza che cuocia all'interno prima di bruciare fuori. Soluzione: per la grassezza della pelle unita alla magrezza della carne, ma ancor più per la massa del pollo intero, anche se a mio parere è consigliabile anche per quello a libro, quella del pollo si presta maggiormente ad essere una cottura indiretta, meglio ancora se ha due punti laterali che rende la pelle particolarmente croccante. E se anche dovessi decidere per una cottura diretta,
e abbassa sta temperatura di esercizio, voi e le vostre cappero di fiamme dell'inferno. Se moduli il calore abbassando l'irraggiamento e puntando di più su convezione e rifrazione, avrai tutto il tempo per cuocere omogeneamente per benino l'interno, facendo dorare a meraviglia senza bruciare l'esterno. E poi ricorda, so che fa un pochettino meno macio, ma procurati 9,90 € di termometro matita per alimenti. Se limiti a 74 gradi la temperatura al cuore delle carni bianche, sarai sicuro che siano completamente denaturate, ossia cotte, ma ancora assolutamente succose e tenere. Per alte temperature di cottura degli alimenti ti consiglio come sempre di leggere questo articolo che viene sempre utile. Consiglio vaccata numero 4. Non grigliare mai insieme carne e pesce, altrimenti la carne sa di pesce e il pesce sa di carne. E qui c'è una doppia vaccata, nel senso che sulla trasfusione mediatica degli aromi da una parte all'altra della griglia mi sono già abbondantemente espresso in precedenza. Per capirlo bene bisogna comprendere il motivo di questo consiglio. Io sfido chiunque, in una degustazione alla cieca di carne e pesce cotti simultaneamente su una griglia pulita, a dire che l'uno contamina il sapore dell'altro. È impossibile. Quello che però purtroppo succede in realtà è che molto spesso carne e pesce vengono cotti in successione, oppure anche in contemporanea, ma dopo averne cotti in precedenza ed invertendo le posizioni. Il fatto è che su metà loro vente è inevitabile che pezzetti di cibo rimangano attaccati alla griglia. E tu immagina pezzetti di pesce frigolanti nei loro stessi umori sopra i quali viene cotta una bella bistecca. La carne sa di pesce, e ci credo. L'indicazione di non grigliare assieme carne e pesce, però, è come dire di levare il semaforo perché nessuno sa usare il freno. Una buona indicazione della cucina, e di rimando di conseguenza anche della cucina barbecue, è quella di grigliare sempre sul pulito. È buona prassi, dopo la cottura di ciascun pezzo di carne o di pesce, quella di lasciar proseguire la cottura a coperchio chiuso e griglia libera, giusto un minutino per far bruciare gli ultimi rimasugli di cibo eventualmente rimasti. A quel punto ti basterà passare una spazzola per griglie per farli cadere sopra la fonte di calore ed eliminarli per sempre. Niente rimasugli, niente odore, niente contaminazione. Consiglio vaccata numero 5. Spruzzare sempre la carne in cottura con del succo di mela o un misto di aceto di mele e succo di mela. Ad onor del vero questa è un po' una vaccata a metà, nel senso che non è sbagliato il consiglio in sé, quanto il motivo per il quale viene generalmente suggerito. L'opinione più diffusa è che questo serva a mantenere la carne succosa, il che, ancora una volta, è solo parzialmente vero. Cerchiamo di capire l'origine e il senso. L'abitudine di spruzzare la carne con del succo di mela è fortemente radicata con il barbecue in purezza, ossia il barbecue americano, quello a bassa temperatura nei giganteschi smoker del sud degli Stati Uniti. È una prerogativa tipica di quel tipo di preparazioni una forte presenza di caramellatura nel rub. E questo è uno dei motivi per i quali i rub che vengono generalmente utilizzati sono così ricchi di zucchero. Ora, un ambiente acido e umido favorisce sul saccarosi o l'idrolisi, ossia la riduzione in zuccheri più semplici, che sono la base della reazione di Maillard. In altre parole, il succo di mela rende il rub più propenso alla caramellizzazione, anche a temperature particolarmente basse come quelle che contraddistinguono il low and slow americano. A questo proposito, se sei interessato ad approfondire le diverse dinamiche che caratterizzano l'American barbecue in tutti i suoi aspetti, come questo, ti consiglio caldamente questo videocorso, uno dei più esaustivi che io abbia mai realizzato e peraltro anche uno dei più economici, che non guasta. Ora, ok l'American barbecue, ma perché allora consigliarlo anche su altri stili di cottura? Perché a sua volta il succo di mela contiene fruttosio, che è uno zucchero semplice. Quindi anche in altri regimi di cottura, sebbene per motivi diversi, contribuisce alla formazione del bark, sempre per la reazione di Maillard. E se non si è particolarmente padroni dei rub, delle temperature, dei setup, si può evitare in questa maniera che la carne rimanga pallida pallida, di dover prolungare la cottura per renderla bella, facendola però diventare inutilmente asciutta. Quindi, soluzione.
Non c'è una soluzione. Il succo di mela può essere tranquillamente usato, però magari non come soluzione assoluta con la S maiuscola, non come trucco del mago, ma come coadiuvante se possibile, dopo aver imparato a gestire tutti gli altri aspetti coinvolti, ovvero dopo aver imparato a grigliare correttamente. Consiglio vaccata numero 6. Quando accendi le braci, stendi un letto di carbone, innesca le fiamme e inizia a grigliare soltanto quando vedi una patina grigia sulla superficie. Le motivazioni per cui viene suggerito credo risultino piuttosto evidenti a chiunque abbia partecipato almeno una volta ad una grigliata old style, quelle che si svolgono nei campeggi di mezza Italia tutti gli anni. La realtà è che la maggior parte delle persone innesca il carbone e poi inizia subito a cucinare. Il carbone fuma perché all'inizio di combustione ne brucia il residuo organico eccedente al carbonio, ma la coltre di carne posta sulla griglia ne limita l'apporto di ossigeno e quindi la temperatura non sale. E allora via con ventagli, ventaglietti e sbandieramento vario di cartoni. Ma la temperatura non sale, è poca per far brunire la carne, ma è abbastanza per far colare i grassi, che cadono sulle braci, facendo ancora più fumo, e via dicendo. Insomma, un disastro. Carne bollita, oppure bruciata nel momento in cui poi la combustione parte davvero, puzza di fumo indelebile dei vestiti e occhi lacrimanti ininterrottamente per 2 giorni. Quindi ecco l'idea. Aspetta di vedere una bella coltre di cenere sul tuo combustibile prima di grigliare, così sei sicuro che la combustione è partita. Come in altre occasioni, qui siamo di fronte ad una doppia vaccata. La prima, in nessun caso le braci si accendono innescando diversi punti di un letto di combustibile. Ma scusate, ammesso anche di riuscire ad avviare la combustione nel punto di innesco. Questa si propagherà al carbone a fianco, che inizierà una nuova combustione, che lo propagherà a quella a fianco, e via dicendo. La produzione di fumo indesiderato quindi sarà continua e perenne, e quando si sarà acceso l'ultimo punto, il primo sarà già morente. La seconda, sia che tu decida di utilizzare un cesto accenditore, sia che tu decida di partire da un cumulo di carbone, il momento corretto non è quando si vede il grigio, ma quando non si vede più fumo. Se c'è del grigio, quindi della cenere, dello scarto della combustione, significa che questa è arrivata al livello sottostante. Ma se al contempo vediamo che c'è ancora del fumo, significa che non è completa ovunque nel combustibile, perché c'è ancora dell'elemento organico residuo che sta bruciando, mi sembra evidente. Quindi no, non è sufficiente o non è indicativa la presenza del grigio. Hai diversi metodi per accendere le braci in maniera corretta, ho dedicato questo intero video, quindi non mi dilungo ulteriormente su questo argomento. Se hai dei dubbi, dagli un occhio. Consiglio vaccata numero 7. Mettere una vaschetta piena d'acqua sotto il cibo in una cottura indiretta o affiancata in una cottura diretta. I motivi che vengono sostenuti sono davvero i più disparati. Si passa dal raccogliere i grassi in caduta fino a mantenere un'elevata umidità che non faccia seccare la carne. Ora, devo essere onesto, questo è il consiglio vaccata che di solito faccio meno fatica a rendere evidente. Ragioniamo. Se è una cottura indiretta, la caduta dei grassi non è sulla fonte di calore. Ok la leccarda se si vuole evitare di sporcare e di dover pulire il giorno dopo il corpo del grill. Ma l'acqua perché? Per spegnere cosa? E poi, se affianchi la carne in una cottura diretta, l'acqua non prende un irraggiamento diretto e sarà un po' dura a portarla ad ebollizione. Quale vapore vuoi mai che crei? E questo prima ancora di tentare di convincere che la presenza di vapore non ha alcuna relazione con la succosità residua della carne. Ma di questo abbiamo già parlato. Sforzandosi di dare un senso a un consiglio di questo genere, potremmo probabilmente dire che si tratta del frutto di un gran mischione. Le prime brochure dei Kettelweber, specie in Italia, e se sfortunatamente anche tu hai l'età come me per poterle ricordare, nel tentare di spiegare l'esistenza di questa cosa strana chiamata cottura indiretta, mostravano effettivamente l'immagine di quella che noi oggi definiremmo una cottura indiretta a 2 punti laterali, con effettivamente una leccarda posta al centro. Ancora oggi, se cerchi online o negli store, esistono le leccarde a marchio Weber. Se ne venderanno forse 2 all'anno, ma esistono. Parallelamente, pochi anni più tardi, è stato introdotto anche in Italia quello che è un po' lo smoker entry level per eccellenza, ossia il bullet smoker o water smoker,
insomma il VSM, giusto per capirci, chiamato così per la presenza di un recipiente pieno d'acqua, chiamato water pan, posto tra le braci e il cibo, che in quel caso però aveva uno scopo strettamente funzionale e tecnico di mantenimento e stabilizzazione della temperatura nel dispositivo. Ecco, io sono convinto che in assenza di più di tanta voglia di approfondire perché e per come, nel tempo si sia fatto un gigantesco minestrone, mescolando un po' i due concetti. Soluzione: non c'è, nel senso che di sicuro c'è soltanto che se si segue il consiglio, quel tipo di impostazione, oltre che essere inutile, rischia pure di essere dannosa. Perché l'acqua all'interno della leccarda assorbe energia termica e oltre a dar fastidio in un'eventuale stabilizzazione per una indiretta, ingombra anche un sacco in un'eventuale diretta. Se invece usi la vaschetta nel modo corretto, come ti spiego in questo articolo del blog, ossia soltanto come waterpan oppure solo come leccarda, allora è tutta un'altra questione. Ma entrambe le cose assieme? No. Consiglio vaccata numero 8. Far riposare rigorosamente la bistecca 2 ore fuori dal frigo prima di grigliarla. Altro esempio di vaccata a metà. Un principio che se usato in maniera consapevole potrebbe anche avere un senso, ma che nella maggior parte dei casi viene suggerito così come leggenda popolare tramandata di padre in figlio, senza capirne davvero il motivo o quel che è peggio lo scopo. Anche qui smontiamo il giocattolo e tutto risulterà più chiaro. Cuocere una bistecca, come d'altronde qualunque tipo di alimento, significa combinare tra loro il livello ottimale di due cotture. Quella esteriore, che deve essere omogeneamente dorata ed invitante e che non deve essere da un estremo né troppo pallida, ma neppure bruciato dall'altro, e quella interna, con l'alimento che non deve essere né crudo e neppure stracotto. L'irraggiamento contribuisce solo alla prima, mentre la seconda è chiaramente influenzata da altre azioni di calore, principalmente la convezione. Ecco, ottenere una cottura significa questo, modulare tra loro i diversi modi attraverso cui posso andare a sollecitare una bistecca attraverso le azioni di calore, come ti spiego precisamente in questo articolo del blog. Ora, tu immagina di non saperlo fare, e peggio, non avere alcuna voglia di impararlo, oppure addirittura di non sapere neppure che esista questa possibilità e di voler cucinare una bistecca nell'unico modo che conosci, ossia nel metodo Neanderthal, solo per il raggiamento puro, magari anche alle fiamme dell'inferno, perché tutto il resto è roba da femminucce. Quindi che succede? Che per evitare che bruci, tu devi togliere la bistecca dalla griglia molto prima che l'interno si sia neppure accorto che tu l'abbia messa in cottura, ancora gelida, ossia molto prima che raggiunga i gradi di cottura che ti spiego in questo video. Il che per l'uomo macio potrebbe anche andare bene, perché c'è nell'aria questo mito del capofamiglia che va a caccia della preda per sfamarla e che se necessario la sbranerebbe anche cruda a morsi. Però l'uomo che non deve chiedere mai generalmente è anche sposato e qui la faccenda un po' si complica. E allora, come sempre succede su diversi punti di questo elenco, se non sappiamo come risolvere il male e non abbiamo alcuna voglia di impegnarci per scoprirlo, almeno tentiamo di risolvere il sintomo. Lasciamo fuori la bistecca per circa un paio d'ore, così non partirà più dai 4 gradi di temperatura frigo, ma magari da 15, 20. Così quando la tirerò fuori dalla griglia per evitare che bruci, quantomeno non sarà a temperatura gelo. La soluzione in questo caso è una sola. E impariamo a cuocere bene una bistecca. Anche solo in modalità base, e che diamine. Se vuoi che dedichi un video a questo argomento, per favore, scrivi bistecca nei commenti. Consiglio vaccata numero 9. Applica una bella pennellata di maionese sulla carne quando sei in cottura e allora vedrai che crosticina. Ti ricordi quando a proposito del consiglio del mattone sul pollo ti dicevo che era un po' âgé? Ecco, qui siamo esattamente all'opposto. Questo è un consiglio vaccata di nuova generazione, New Age. Come sempre, cerchiamo di indovinare il senso di un consiglio di questo genere. La maionese, in fin dei conti, che cos'è? È un'emulsione di grasso, olio, in una sostanza acquosa di uovo e aceto o succo di limone. Da specificare poi che l'uovo e in particolare il tuorlo è molto ricco di grassi e con una particolare abbondanza di lecitina, che poi è la base dell'emulsione della maionese. Tutto questo cosa ci dice? Che olio, grasso veicoleranno calore che è un piacere e con tutta quella lecitina disponibile che è termosensibile, colorerai un amen.
Ora, se il tuo problema è che la tua carne o il tuo pesce rimangono effettivamente troppo pallidi, con la maionese certamente risolvi. Però il vero punto è davvero quello che vuoi? Mi spiego meglio. È come quando scegli l'olio come base per l'applicazione di un rub, che va bene, ma non in tutti i casi, soltanto per raggiungere determinati scopi che dovresti conoscere. Non per niente esiste anche l'alternativa della senape, che non è esattamente la stessa cosa, oppure addirittura nulla. Parentesi, concedetemi un piccolo sfogo per favore. Ragazzi, smettetela di eseguire operazioni a pappagallo, ma lo dico per voi. Quando metto il rub bisogna mettere sotto la senape perché l'ha detto Tizio. Oppure bisogna metterla perché l'ho visto fare a Sempronio. Ma mettere olio o senape perché? In funzione di quale scopo? Ogni azione ha sempre una conseguenza, ma se non capite cosa state facendo e perché, non siete dei griller, siete degli esecutori di ricette. Ora, eventualmente questo potrebbe essere l'argomento per un futuro video, però se vi può fare comodo, vi lascio in descrizione un link ad un articolo che vi può eventualmente chiarire l'utilizzo delle basi nell'applicazione del RAB. D'accordo? Tutto quell'olio e quel grasso sono come il boost di protossido di azoto delle macchine sportive dei film americani. Funziona come? Ma occhio che se non sai guidare ti schianti. Passare da colorito a bruciato è davvero un attimo. E poi aggiungo un particolare che forse non sai. L'ecitina di cui è ricco l'uovo è, come ci siamo detti, termosensibile, ma lo è anche troppo. Tende a sviluppare ad elevate temperature odori sgradevoli o, nella migliore delle ipotesi, odori propri di fortemente tostato, al limite del fastidioso o addirittura oltre. Poi non venite a raccontarmi che il pesce deve sapere di pesce, eh? La soluzione in questo caso qual è? Ancora una volta non ricercare la pozione magica e magari imparare a grigliare sul serio. Ti rimane la carne pallida? Non riesci a fargli bark? Si cuoce prima che si colori. Forse è il caso di imparare come si fa a maiare. Che dici? In particolare ci sono una serie di fattori che governano la reazione di Maillard, che sono alla base dei cosiddetti strumenti di seasoning, che per un griller dovrebbero essere un po' il pane quotidiano. Diamine, la caratteristica saliente della cucina barbecue è la famosa crosticina e noi non sappiamo come crearla e come governarla. Forse abbiamo un problema. Acidità, zuccheri riducenti, temperatura, umidità. Se li padroneggi, fai fare alla reazione di Maillard quello che vuoi, quando vuoi, come vuoi. Easy. Se sei interessato a approfondire l'argomento, ti lascio come sempre un articolo del blog a supporto. Mica che si dica che ti lascia piedi sul più bello. E infine, consiglio vaccata numero 10. Per pulire la griglia non farti fregare dai venditori di prodotti chimici. Strofinala con mezza cipolla e avrai griglie perfettamente pulite e in modo naturale. Ora, detto tra noi, c'è qualcuno che abbia provato e che può dire che abbia funzionato davvero? Dove per davvero intendo che abbia pulito una griglia incrostata sul serio? A volte io ho come l'impressione che certi consigli vengano tirati fuori dal cilindro più per far scena che per altro, magari senza neanche averli provati davvero. Oh ragazzi, sta roba qua è in giro dagli anni '80, eh. È l'antenato del clickbaiting. Oh la cipolla, come ho fatto a non pensarci? I rimedi della nonna che funzionano sempre, i trucchi della griglia che nessuno ti dice. E funziona bene effettivamente. Va bene, ipotizziamo i motivi, ammesso che esistano, per i quali si può sostenere una tesi del genere. Di solito una delle argomentazioni più convinte è che l'elevata acidità della cipolla innescata dal calore scioglierebbe i grassi presenti, raschiati via poi dallo strofinamento. Inoltre l'azione antisettica dei suoi composti solforati, quelli che fanno piangere, insomma, la disinfetterebbe. Perfetto a dirlo così, no? Però se si guarda il pH della cipolla è mediamente compreso tra il 5,3 e il 5,6, quindi solo moderatamente acido. Oh ragazzi, 5,5 è il pH della pelle, eh. Per fare una provocazione, in altre parole, se ci passate dal punto di vista del pH una cipolla o la cotena del maiale, è la stessa cosa. Non bastasse, abbandoniamo un attimo la teoria per andare più sull'empirico. La griglia incrostata è una cacchio di carogna, ma fai fatica a pulirlo con la soda caustica o con il puliforno, avete presente? Ma cosa volete che ci faccia una cipolla? Poi usi la cipolla per grattare via il grasso sciolto, disintegrato a quel punto. Ma avete presente la consistenza della cipolla? Ma quale abrasione potrà mai fare, mica è carta vetrata?
Ok, proviamo a dare un senso al contesto. Io credo che ancora una volta qui l'effetto placebo la faccia da padrone. L'odore della cipolla a griglia è uno dei più buoni all'universo, lo sappiamo. Se poi amplifichi il suo potere di persuasione bevendoci 2 birre prima. Mogli, chi va allo stadio non ci va per vedere la partita. Ci va per mangiare il panino con la salamella e la cipolla alla piastra al bagarino che c'è davanti. Magari aggiungici anche che le spazzole metalliche di una volta lasciavano le pagliuzze metalliche sulle saldature a cappero delle griglie economiche, costringendoti a mangiare costine e metalli pesanti. E il gioco è fatto. La soluzione in questo caso è forse la più semplice della giornata, a dimostrazione di quanto questi consigli fake siano un assurdo paradosso. L'errore è quello di tentare di pulire la griglia a freddo. La pulizia della griglia è un'operazione facile e veloce purché venga fatta entro la fine della giornata, prima di spegnere i motori. Grasso e residui di cibo carbonizzeranno, ma finché la griglia è calda non attaccheranno e verranno via al semplice passaggio della spazzola come se fossero petali di un fiore. Ci vuole un minuto ed eviterai di dover sgranare il rosario il giorno dopo. Inoltre a quelle temperature non c'è nulla di organico che possa resistere. L'azione antisettica quindi è praticamente automatica e magari anche in maniera più credibile rispetto alla cipolla. Che dici? Vuoi aggiungere acidità per il grasso? Spruzza aceto sulla griglia, che magari acido lo è davvero. Lascia agire qualche minuto e poi spazzola. Se poi vuoi ulteriori chiarimenti in merito, li trovi come sempre sul blog, in questo articolo. Bene, direi che abbiamo smontato tutti i principali consigli fake che puntualmente impestano i media ogni sacrosanto inizio d'estate. Se ne conosci gli ulteriori, aggiungi nei commenti. E la prossima volta che sentirai lo chef o l'influencer di turno riproporli, consigliagli di andarsi a bere un bel drink, esattamente come quello che andiamo a berci noi insieme adesso. Prima però ancora 4 problemi con relative facili soluzioni. Ti è piaciuto il video ma non mi hai messo like? Rimedia subito. Conosci degli amici che sono ancora convinti di questi consigli fake? Metti hype così vedranno il video. Ti piace il canale ma non sai come supportarmi? Te lo dico io, iscriviti. Non sai come essere sicuro di non perderti il prossimo video? Clicca su campanella. Come vedi, a tutto c'è una soluzione. E adesso, mano al bicchiere. Se hai notato il bicchiere, oggi ho optato per un long drink. È un horse neck. Ginger ale per digerire tutte le cazzate sentite finora e bourbon, perché comunque la cucina barbecue è una cosa seria. Cioè ragazzi, ma che ganci sono? Ma chi me la fa, dai? Quindi buon divertimento sempre. Ricorda, il griller 2.0 è quello che master the flame, domina il fuoco e poi naturalmente buon barbecue. Cheers!